Benvenuto nelle conversazioni di Pratica in Italiano. Sei pronto per esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iniziamo. Ciao Tom, come stai oggi? Ciao Alice, sto bene, grazie. E tu? Anch'io sto bene. Oggi voglio parlare di come migliorare le nostre capacità di parlare in italiano. È un argomento interessante. Anche io voglio migliorare le mie abilità di conversazione. Tom, perché vuoi migliorare le tue abilità di conversazione? Voglio parlare italiano in modo chiaro e sicuro. Ho bisogno di queste competenze per il mio lavoro e per parlare con i miei amici di altri paesi. Capisco. Parlare bene l'italiano ti aiuta in molte situazioni. Voglio migliorare le mie abilità di conversazione per poter viaggiare, fare nuove amicizie e studiare in un paese di lingua italiana. Sembra emozionante. Condividiamo qualche idea su come possiamo migliorare le nostre abilità di conversazione. Sì, ho alcune idee. Prima di tutto, penso che dovremmo esercitarci a parlare ogni giorno. Anche se per poco tempo, la pratica quotidiana ci aiuta a migliorare. Sono d'accordo. Cerco di parlare italiano con lo specchio al mattino. Parlo della mia giornata o descrivo ciò che vedo. Mi fa sentire più sicuro. È una buona idea. A volte uso frasi semplici per descrivere la mia routine. Ad esempio, faccio colazione alle 7 o vado al lavoro in autobus. Questo mi aiuta a praticare un linguaggio chiaro e semplice. Anch'io mi esercito leggendo brevi paragrafi ad alta voce. Leggo articoli di cronaca o storie da un libro. Questo mi aiuta a imparare nuove parole e a migliorare la mia pronuncia. Leggere ad alta voce è molto utile. Rende la tua voce forte e chiara. Mi piace leggere dialoghi dal mio libro di testo di italiano. È divertente e mi aiuta a capire come parlano le persone nelle conversazioni reali. Un altro modo per migliorare il parlato è ascoltare chi parla italiano. Ascolto podcast e guardo brevi video in italiano. Questo mi aiuta a capire diversi accenti e stili di conversazione. Sì, l'ascolto è molto importante. Guardo film in italiano con i sottotitoli. All'inizio leggo i sottotitoli, ma poi cerco di ascoltare senza di essi. Mi fa sentire parte della conversazione. Mi piace anche guardare programmi di cucina in italiano. Imparo nuove parole e frasi riguardo al cibo e istruzioni semplici. Poi cerco di spiegare una ricetta con le mie parole. È un modo creativo per imparare. Dopo aver guardato, puoi esercitarti raccontando ai tuoi amici ciò che hai appreso. Parlare con gli altri è la migliore pratica. Parlare con gli amici è divertente e meno stressante. Spesso partecipo a un piccolo gruppo di studio di italiano. Ci incontriamo una volta alla settimana e discutiamo di vari argomenti. Vorrei unirmi a un gruppo di studio anch'io. È un buon modo per praticare e imparare l'uno dall'altro. Nel gruppo ci alterniamo a parlare. Ognuno parla per qualche minuto su un argomento. Questo aiuta tutti a esercitarsi e a fare domande. Mi piace quest'idea. Pratico anche parlando con app di lingua. Queste app hanno esercizi semplici e mi permettono di registrare la mia voce. Posso riascoltare la mia pronuncia e migliorare. Uso un'app simile. Pratico brevi conversazioni e gioco anche. Rende l'apprendimento divertente e mi aiuta a parlare senza paura. A volte mi sento nervoso quando parlo di fronte agli altri. Anche tu ti senti così? Sì, è così, ma mi ricordo che fare errori fa parte dell'apprendimento. Ogni errore mi aiuta a migliorare. È un buon modo di pensare. Cerco di parlare lentamente e chiaramente. Quando parlo lentamente,
Penso alle mie parole e alla mia pronuncia. Parlare lentamente è molto importante. Ti dà il tempo di pianificare le tue frasi. Pratico anche i scioglilingua. Sono divertenti e mi aiutano a muovere la bocca chiaramente. Ho provato alcuni scioglilingua anch'io. Mi fanno ridere e aiutano la mia pronuncia. Ad esempio, 3 tigri contro 3 tigri. È difficile ma divertente da dire. Un altro consiglio è imparare nuove parole ogni giorno. Scrivo 5 parole nuove nel mio quaderno e cerco di usarle in frasi. Lo faccio anch'io. Cerco anche di imparare frasi semplici che posso usare nelle conversazioni quotidiane. Ad esempio, puoi aiutarmi? Oh, che ore sono? Usare nuove parole in frasi le rende più facili da ricordare. Pratico parlando con la mia famiglia. Racconto loro della mia giornata usando le nuove parole che ho imparato. È una buona pratica. Parlare con la famiglia è comodo e ti aiuta ad essere sicuro. Mi piace anche spiegare i miei hobby in italiano. Racconto ai miei amici dei miei dipinti o del mio giardino. Mi rende felice condividere ciò che amo. Condividere i tuoi hobby è un ottimo modo per esercitarti. Rende la conversazione interessante e personale. Alice, pensi che leggere libri aiuti con le abilità di conversazione? Sì, credo che leggere libri aiuti molto. Quando leggo, imparo nuove parole e idee. Poi posso usare queste parole quando parlo. Mi piace leggere storie semplici e poi raccontare a un amico la storia con le mie parole. Questa pratica rende il mio parlare più naturale. A volte riassumo un capitolo di un libro. Racconto al mio amico cosa è successo e come si sentono i personaggi. È un buon esercizio per le mie abilità di conversazione. Scrivere brevi paragrafi aiuta anche. Scrivo della mia giornata o dei miei piani e poi lo leggo ad alta voce. Questo mi aiuta a praticare parlando chiaramente. Voglio provare anche questo. Scriverò un breve diario in italiano e lo leggerò ogni giorno. Mi aiuterà a organizzare i miei pensieri. Sì, un diario è una buona idea. È la tua pratica personale e puoi usare le parole che vuoi. Tom, hai mai provato a parlare in un luogo pubblico? Non ci ho mai provato molto. Di solito parlo in piccoli gruppi o con amici. Perché lo chiedi? Penso che parlare in pubblico possa aiutarti a migliorare. È un po' spaventoso all'inizio, ma ti rende più sicuro. Voglio provare a parlare a un evento comunitario o in una piccola classe. Sembra una sfida ma interessante. Mi piacerebbe provarlo anch'io. Magari possiamo esercitarci insieme prima dell'evento. Possiamo pianificare cosa dire e praticare le nostre frasi. Sì, praticare insieme sarà utile. Possiamo anche fare dei giochi di ruolo in diverse situazioni, come ordinare cibo in un ristorante o chiedere indicazioni. Mi piace quest'idea. I giochi di ruolo rendono la pratica divertente e realistica. Imparo molto quando fingo di essere in una conversazione reale. Tom, hai fissato degli obiettivi per la tua pratica di conversazione? Sì, ho alcuni obiettivi. Voglio parlare per 5 minuti senza fermarmi e voglio usare nuove parole nelle mie frasi. Voglio anche unirmi a un club di conversazione. Sono buoni obiettivi. Voglio esercitarmi ogni giorno per almeno 10 minuti e imparare 10 nuove parole ogni settimana. Voglio anche parlare davanti a uno specchio per migliorare la mia sicurezza. Fissare obiettivi è importante. Ti aiuta a sapere cosa vuoi raggiungere. Scriverò i miei obiettivi nel mio quaderno e li controllerò ogni settimana. È una buona idea. Farò lo stesso. Possiamo ricordarci di esercitarci e festeggiare i nostri progressi.
Sì, è bello avere un amico con cui esercitarsi. Possiamo condividere le nostre esperienze e imparare nuovi consigli insieme. Mi sento più motivata quando pratico con te. Grazie per aver condiviso le tue idee, Tom. Grazie a te, Alice. Sono felice di condividere. Ho imparato molto dalla nostra conversazione di oggi. Anch'io. Proverò alcune delle tue idee, come parlare con uno specchio e usare app di lingua. E io mi eserciterò leggendo ad alta voce e unendomi a un gruppo di studio. Entrambi abbiamo nuovi piani per migliorare le nostre abilità di conversazione. Sì, lavoriamo insieme e aiutiamoci. Credo che entrambi possiamo parlare italiano in modo più chiaro e sicuro. Anche io lo credo. Con pratica e pazienza miglioreremo. Alice, quando pensi di esercitarti a parlare di nuovo? Ho in programma di esercitarmi domani mattina. Parlerò con il mio specchio e leggerò un breve paragrafo. E tu? Ho in programma di esercitarmi la sera. Parteciperò al mio gruppo di studio e parlerò del mio hobby preferito. È fantastico. Possiamo condividere le nostre idee di pratica la prossima settimana. Sì, non vedo l'ora di sapere del tuo gruppo. Sono sicura che sarà divertente e utile. Grazie per questa bella conversazione, Alice. Mi sento più ispirato a praticare le mie abilità di conversazione. Grazie, Tom. Ho apprezzato il nostro colloquio. Ho imparato molte nuove idee per migliorare il mio italiano. Sono felice che possiamo condividere i nostri pensieri e piani. Incontriamoci di nuovo la prossima settimana per parlare dei nostri progressi. Sì, scriverò i miei obiettivi e mi eserciterò ogni giorno. Sono entusiasta di vedere quanto miglioreremo. Buona giornata, Alice. Spero che tu possa esercitarti bene. Grazie, Tom. Buona giornata. Ci vediamo la prossima settimana. Arrivederci. Arrivederci. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche così non perderai nessuna delle nostre conversazioni gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.